Ciao ragazzi, impariamo a suonare in 5 quarti e lo facciamo con un altro fantastico standard jazz che è proprio l'emblema della musica in 5 quarti, che è Take 5. Vi faccio ascoltare un attimo il tema di Take 5 e poi impariamo che cos'è il 5 quarti, impariamo quelli che sono gli accordi della sezione ritmica di Take 5 e anche la linea melodica del tema di questo standard. Sentiamoci un attimo il tema di Take 5. Bene ragazzi, questo era un piccolo estratto di Take 5. Adesso iniziamo con il capire che cos'è un 5 quarti, come si conta e come si suona in 5 quarti, poi vediamo quella che è la sezione ritmica, gli accordi dello standard e anche la linea melodica, ovvero il tema dello standard. Innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è un 5 quarti e come si conta in 5 quarti. Un 5 quarti è un tempo dispari, è un tempo come il 3 quarti, come il 7 quarti, sono tutti tempi dispari, a differenza del 4 quarti ad esempio che è un tempo pari. Come si conta un 5 quarti? Beh, qualcuno potrebbe dire, se io il 4 quarti lo conto 1, 2, 3, 4, il 5 quarti potrei contarlo 1, 2, 3, 4, 5. In linea di principio potrebbe anche essere corretto, però solitamente i tempi dispari, quando i movimenti del metronomo sono superiori a 4, vengono suddivisi, quindi ad esempio un 5 quarti viene contato come un 3 più 2. Facciamo anche una piccola lezione di solfeggio ritmico, visto che ci stiamo. Come si solfeggia ritmicamente un 4 quarti? Si solfeggia in questo modo: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si fa proprio questo movimento della mano per andare a contare quelli che sono i battiti: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, che è un po' come il segno della croce che fa il prete quando siamo in chiesa, che fa nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Però in questo caso Padre, Figlio e Spirito Santo sono stati invertiti. Noi facciamo giù, destra, sinistra, su, giù, destra, sinistra, su e contiamo i battiti del metronomo: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il movimento che noi facciamo con la mano per contare i battiti del metronomo non soltanto ci aiuta nel contare proprio i battiti del metronomo, ma ci aiuta anche a capire quello che è il tempo che intercorre tra un battito del metronomo e l'altro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'è proprio questo movimento della mano, questo movimento è proprio la durata del tempo che c'è tra un battito e l'altro nel metronomo, compreso anche l'ultimo movimento, il quarto, che poi ritorna sul primo con questo movimento. Quindi lo posso fare lentamente: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o anche accelerare: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un errore molto comune che si fa quando si solfeggia, soprattutto quando si solfeggiano, quando si fanno i solfeggi parlati e cantati, ma anche nel solfeggio ritmico. Se io ad esempio volessi solfeggiare 4 note da un quarto sui 4 movimenti in una misura di 4 quarti, dovrei fare ta 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 ta. Un errore molto comune che si fa è che quando si arriva sul quarto movimento la nota non si fa mai durare
un quarto come dovrebbe durare fino all'arrivo nuovamente del primo movimento, ma la si va a stoppare perché mentalmente sappiamo che siamo arrivati all'ultimo movimento, quindi solitamente un errore comune che si fa è questo: ta 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 ta. In questo caso anche tra il quarto e il primo movimento naturalmente c'è lo stesso tempo che intercorre tra gli altri movimenti, quindi la nota di un quarto deve durare anche tra il quarto movimento e nuovamente il primo movimento. Solfeggiare ritmicamente ci aiuta non soltanto a capire quelli che sono proprio i movimenti del metronomo, ci aiuta a capire anche la durata di questi movimenti, così come abbiamo visto con il movimento della mano, ma ci aiuta anche visivamente per quando andiamo a suonare con il nostro strumento, facendo questo movimento della mano e solfeggiando ritmicamente i vari tempi. Quando poi andiamo a suonare è come se nella nostra mente noi andassimo a vedere questi movimenti del metronomo, quindi ci aiuta nell'andare a tempo e avere una concezione ritmica maggiore, perché proprio nella nostra mente poi andiamo a vedere quelli che sono i movimenti che abbiamo fatto con la nostra mano quando andiamo a solfeggiare i nostri tempi. Per questo solfeggiare ritmicamente, anche i solfeggi parlati e cantati, sono molto importanti, quindi vedremo successivamente in qualche lezione, faremo anche qualche lezione di solfeggio ritmico dove andremo proprio a solfeggiare vari tempi facendolo proprio ritmicamente con la nostra mano. Fatta questa piccola introduzione sul solfeggio ritmico, vediamo come si solfeggia un 5 quarti. Un 5 quarti si solfeggia come un 3 più 2, si conta come un 3 più 2, quindi un 5 quarti viene contato in questo modo: 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Si fa giù, destra, sinistra, giù, su, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. In questo modo andiamo a contare il 5 quarti, quindi lo dividiamo come un 3 più 2, 3 movimenti del metronomo più altri 2 movimenti. In questo modo andiamo a solfeggiare il 5 quarti. Vediamo adesso come andare a suonare in 5 quarti applicandolo a quelli che sono gli accordi di Take 5. Quindi adesso questa piccola lezione di solfeggio la andiamo ad applicare direttamente a quelli che sono gli accordi di questo standard. Abbiamo così visto che cos'è un 5 quarti e come si conta in 5 quarti. Adesso andiamo ad applicare quello che è il tempo a quella che è la sezione ritmica, gli accordi dello standard. Take 5 inizia con questo accordo, che è un Mi bemolle minore settima, ed inizia in questo modo. Come sentite è proprio un 3 più 2. Para param pa pa para para pa pa para para pa pa para para pa pa. Impariamo adesso a suddividere anche i movimenti del metronomo. I primi 3 movimenti sono questi, sul Mi bemolle minore settima. Gli altri 2 movimenti sono queste 2 note. E si ritorna nuovamente sul Mi bemolle minore settima. 3 movimenti più altri 2. Per i primi 3 movimenti noi pizzichiamo la fondamentale dell'accordo, il Mi bemolle, al sesto tasto sulla quinta corda con il pollice, e con le altre dita suoniamo le altre note dell'accordo. Quindi i primi 3 movimenti suonano in questo modo. Per gli altri 2 movimenti del metronomo, per completare la misura di 5 quarti, semplicemente alziamo il dito medio e suoniamo il Si bemolle al sesto tasto sulla sesta corda e poi il dito indice al quarto tasto sul Re bemolle della quinta corda. Quindi gli altri 2 movimenti sono Si bemolle, Re bemolle, e ritorniamo sul Mi bemolle minore settima. 3 movimenti, Si bemolle, Re bemolle, gli altri 2, e ritorniamo sul nostro Mi bemolle minore settima. 3 movimenti, 4, 5.
Imparate la ritmica così come stiamo facendo semplicemente sul primo accordo, andando a suddividere quelli che sono i movimenti del metronomo, 3 che rimangono sul Mi bemolle minore settima e gli altri 2 che sono il passaggio tra il Si bemolle e il Re bemolle e si ritorna sul Mi bemolle minore settima. Questa è proprio la prima parte del tema. Per la seconda parte del tema, quando inizia a fare para 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 para, lì c'è tutto il cambio degli accordi. Adesso vi suono la seconda parte del tema, poi vi dico quali sono tutti gli accordi e anche lì andiamo a suddividere per i vari accordi quelli che sono i movimenti del metronomo, ma applichiamo sempre la stessa ritmica, la applichiamo anche agli altri accordi, però impariamo a suddividere anche i movimenti del metronomo per i vari accordi. La seconda parte del tema suona in questo modo. Questa è la seconda parte del tema. Tutti gli accordi che io ho suonato in questo momento ve li dico adesso. Questo iniziamo con il Si Major 7, poi abbiamo il Re bemolle nona, il Si bemolle minore settima, il nostro Mi bemolle minore settima, il La bemolle minore settima, nuovamente il Re bemolle nona e poi andiamo sul Sol bemolle Major 7. La seconda volta si ripete esattamente lo stesso schema degli accordi: Si Major 7, Re bemolle nona, Si bemolle minore settima, Mi bemolle minore settima, La bemolle minore settima, Re bemolle nona. La seconda volta però, piuttosto che andare sul Sol bemolle Major 7, si effettua un passaggio con il Fa semidiminuito e con questo accordo, che è un Si bemolle settima con la quinta eccedente. Questi sono tutti gli accordi della seconda parte del tema. Adesso impariamo a suddividere quelli che sono i movimenti del metronomo per i vari accordi. Prendiamo per esempio nella prima misura suonano i primi 2 accordi che sono il Si Major 7 ed il Re bemolle nona. I primi 3 movimenti sono sul Si Major 7. Gli altri 2 movimenti sono sul Re bemolle nona, quindi suona 3 più 2 e si chiude la prima misura di 5 quarti. Questa suddivisione dei movimenti 3 più 2 sugli accordi si mantiene anche per tutti gli altri accordi, quindi abbiamo nella prima misura 3 movimenti Si Major 7, Re bemolle nona, gli altri 2, poi abbiamo Si bemolle minore settima, 3 movimenti, Mi bemolle minore settima, gli altri 2, La bemolle minore settima, 3 movimenti, Re bemolle nona, gli altri 2. Quando arriviamo sul Sol bemolle Major 7 rimaniamo tutti e 5 i movimenti del metronomo. E riprendiamo Si Major 7, 3 movimenti, Re bemolle nona, gli altri 2, Si bemolle minore settima, 3 movimenti, Mi bemolle minore settima, gli altri 2, La bemolle minore settima, 3 movimenti, Re bemolle nona, gli altri 2. Nel passaggio tra il Fa semidiminuito ed il Si bemolle settima con la quinta eccedente rimaniamo 3 movimenti sul Fa semidiminuito e altri 2 sul Si bemolle settima con la quinta eccedente e si riprende con la prima parte del tema. Vi suono nuovamente la seconda parte del tema più lentamente.
Queste sono la prima parte e la seconda parte del tema. Adesso vi suono nuovamente questi accordi con il metronomo, di modo che con il metronomo potete anche ascoltare quelli che sono i battiti del metronomo. Ricordatevi sempre che il primo battito del metronomo è più accentuato rispetto agli altri, quindi cercate di carpirlo con l'orecchio per cercare di capire con gli accordi che io vado cambiando quando il primo battito del metronomo inizia la nuova misura e iniziano nuovamente la misura di 5 quarti. Vediamo anche la linea melodica del tema di Take 5. Per quanto riguarda la linea melodica, io mi sono rifatto alla versione di George Benson che è contenuta nell'album Bad Benson del 1974. Pensate che nel 1974 io non ero neanche nato e già George Benson suonava Take 5 e la suonava esattamente in questo modo come ve l'ho mostrata. Adesso ve la riduco di velocità, i battiti per minuto, i BPM del metronomo originali sono 146. Adesso io ve la dimezzo, ve la suono più lentamente, con l'ausilio della tablatura potete tranquillamente andarla a studiare, piano piano mettervi e farla esattamente come la suona George Benson. Se volete ascoltarla la trovate anche su YouTube, basta che scrivete George Benson Take 5 ed è la versione contenuta nell'album Bad Benson del 1974. Vediamo anche la linea melodica. Vediamo anche la linea melodica di Take 5 nella versione di George Benson. Adesso con la Loop Station vi vado a registrare gli accordi molto lentamente e vi suono lentamente la linea melodica. Registriamo prima l'accordo di Mi bemolle minore settima. L'accordo è stato registrato, adesso suoniamo la linea melodica. Registriamo anche la seconda parte degli accordi e la seconda parte della linea melodica, sempre molto lentamente.
Anche la seconda parte degli accordi è stata registrata. La linea melodica, questa seconda parte, inizia dall'11° tasto. Siamo in posizione di pentatonica di Mi bemolle minore. Suoniamo anche la seconda parte della linea melodica. Ve la faccio di nuovo così con la tablatura la potete studiare. Questa è la linea melodica del tema di Take 5 nella versione di George Benson. Bene ragazzi, così grazie a Take 5 abbiamo imparato a suonare in 5 quarti con questo bellissimo standard che è Take 5. Io ho unito quella che è la ritmica originale dello standard originale con la linea melodica invece di George Benson, come la suona George Benson appunto nella sua versione di Take 5 contenuta nell'album Bad Benson del 1974. Se ascoltate l'originale di George Benson, la ritmica è parzialmente diversa. George Benson è più un chitarrista più funk, quindi anche la ritmica è un po' più funk. Io ho unito invece la ritmica originale con la linea melodica di George Benson, dando vita a questa versione di Take 5 mista tra l'originale e quella di George Benson. Ragazzi, come al solito, se qualcosa non dovesse essere chiaro me lo scrivete nei commenti, io vi darò tutti i chiarimenti possibili. Se volete, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video se quello che stiamo facendo nel canale vi sta piacendo, se state imparando non soltanto dal punto di vista dell'armonia musicale ma anche sullo strumento ad applicare sia le regole dell'armonia, e oggi abbiamo imparato anche il 5 quarti, quindi se state progredendo, se state andando avanti, fatemelo sapere perché a me fa piacere sapere se riesco ad aiutarvi e a darvi una mano. Ma soprattutto ragazzi, ricordatevi di suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre e di suonare sempre anche in 5 quarti.